Questo è la nostra forma d'onda che vediamo. L'ingresso è quella gialla, l'uscita è quella viola. Oggi ho qui uno schema di un Cascode, che è un amplificatore fatto con due transistor uno sopra l'altro. Io ho utilizzato dei BC547 Q1 e Q2. Il primo transistor, quello in basso, riceve il segnale Vin in ingresso e lo trasforma in un segnale più forte. Il secondo transistor, quello in alto, aiuta il primo a lavorare meglio. Tiene fermo un punto del circuito e così l'amplificatore diventa più stabile e soprattutto riesce a lavorare bene anche alle frequenze più alte. In pratica, usare due transistor in Cascode vuol dire avere un amplificatore che amplifica bene e allo stesso tempo funziona fino a frequenze molto più elevate rispetto al classico single transistor, quindi solo se utilizziamo un transistor. Analizziamo meglio il circuito che ho realizzato con questi due semplici transistor BC547 e alcune resistenze, e quindi 6 resistenze e 3 condensatori. Questo è il mio amplificatore Cascode fatto con due transistor BC547 e alimentato con una tensione di 12 volt. Ho un ingresso Vin e un'uscita Vout. Fino a qui ok. Il segnale di ingresso quindi entra in Vin e passa attraverso il condensatore C1 a 100 nanofarad. Questo condensatore serve solo per far passare la parte alternata del segnale e bloccare la parte continua, e va a finire sul transistor Q1, quello in basso. Le resistenze R5 ed R6 formano un partitore e tengono la base di Q1 a una tensione giusta per farlo lavorare al centro della zona lineare. Sull'emettitore di Q1 ho messo una resistenza da un K verso GND e in parallelo ho messo un condensatore elettrolitico a 100 microfarad sempre su GND, che in questo condensatore è per il segnale, quindi bypassa la resistenza e fa aumentare il guadagno. Invece la resistenza imposta la corrente. Il collettore di Q1 è collegato all'emettitore di Q2. La base di Q2 è collegato tra la resistenza R3 ed R4, che lo tengono a una tensione quasi fissa. In questo modo Q2 lavora in base comune. Il collettore di Q2 è collegato alla resistenza 4700 ohm che va all'alimentazione di 12 volt, e su questo punto prendo l'uscita che attraverso un condensatore da 100 nanofarad diventa il mio Vout. In pratica il circuito funziona così: il primo transistor Q1 prende il segnale in ingresso Vin e lo amplifica. Il secondo transistor Q2 aiuta il primo a lavorare meglio e fa sì che l'amplificatore funziona bene anche a frequenze più alte. Ok, abbiamo visto come funziona e cosa serve questo circuito, e adesso andiamo sul banco e lo andiamo a realizzare. Andiamo a vedere i componenti che ci servono. Allora, sono 2, 4, 6 resistenze. Le andiamo a misurare. Primo da 150.000 ohm, il secondo da 4.007, questo dovrebbe essere da 1.000, infatti 1 kg, questo da 33, anche quest'altro da 33, riesco a misurarla, ok, e quest'ultima dovrebbe essere 6.800.
Metto i codici colore in descrizione così si vede meglio. Nello schema uso dei 547, ma non li trovo, li sostituisco con col 2N222 che vanno bene lo stesso. Un condensatore elettrolitico da 100 microfarad, ne ho questa da 50 volt, va bene lo stesso. Infine due condensatori in poliestere da 100 nanofarad, io ho questi qua da 2 ampere con una sigla 104K che corrisponde a 100 nanofarad. Ho messo i due transistor 2N222 dove troviamo il pin 1 corrispondente all'emettitore, il pin centrale alla base e il numero 3 sarebbe il collettore. Colleghiamo il collettore di Q1 con l'emettitore di Q2. Montiamo la resistenza da 4007 fra il collettore di Q2 e il positivo. Qua sulla breadboard usiamo questa riga qui col segno più rosso. Ho collegato anche la resistenza da 150K tra la base di Q2 e il segnale positivo, quindi più 12 volt. Sempre dalla base mettiamo la resistenza da 33K, qui da formare il partitore, e lo mandiamo al negativo di alimentazione. Usiamo il segno meno, quindi la linea blu sulla breadboard. Sull'emettitore di Q1 andiamo a inserire la resistenza da 1K, quindi sull'emettitore e il negativo. Ok. Ho inserito anche il condensatore da 100 microfarad in parallelo alla resistenza da 1K tra l'emettitore e il negativo. Ho inserito anche la resistenza da 68K tra la base del transistor Q1 e l'alimentazione positiva e inseriamo infine la resistenza 33K sempre tra la base e il negativo. Mettiamo negativo delle due parti della breadboard collegati insieme, così da avere anche questa parte alimentata con una tensione, cioè con il GND. Infine andiamo a collegare i due condensatori per V-in e V-out. V-out quindi al collettore pin 3 mettiamo qui l'uscita, portiamo qui, l'altra parte sulla base di Q1, quindi qua l'ingresso mettiamo qua. Inseriamo allora questo filo per il GND, qua per V-in e un altro cavetto mettiamo qua per il V-out. Non ci rimane altro che collegare il generatore di funzione e l'oscilloscopio per andare a vedere se funziona. Ho collegato il generatore di funzione con l'ingresso sul primo, su V-in, quindi sul primo condensatore da 100 nanofarad, e ci ho collegato anche l'ingresso dell'oscilloscopio per vedere la forma d'onda, e all'uscita ho collegato l'altra sonda dell'oscilloscopio su V-out. Ho impostato un'onda sinusoidale con una frequenza di 1 kHz
con un'ampiezza da 200 mV sul mio generatore, sull'uscita CH2. Ho acceso l'alimentazione. Questo è la nostra forma d'onda che vediamo. L'ingresso è quella gialla, l'uscita è quella viola. Come vedete è molto disturbata, secondo me dipende dal montaggio sulla breadboard. Andiamo a leggere. Allora, l'ingresso gli sto fornendo 1 kHz e in uscita troviamo 1 kHz. L'ingresso un'ampiezza di 200 mV, in uscita troviamo quasi un volt. Vedete qua 950 mV, quindi sta amplificando di quasi 4 volte. Andiamo a impostare a posto dell'ampiezza il valore picco picco, qui tipo, togliamo l'ampiezza, mettiamo picco picco, troviamo 1,10 volt. Quindi ho realizzato questo amplificatore Cascode usando due semplici transistor NPN 2N2222 con un'alimentazione 12 volt montato su questa breadboard. Il Cascode, lo ricordiamo, è un amplificatore con due transistor uno sopra l'altro, come lo schema che abbiamo visto. Il primo in basso riceve il segnale in ingresso, il secondo in alto lo aiuta a lavorare meglio e permette di avere più guadagno, più banda rispetto a un solo transistor. Ho mandato un segnale da 1 kHz, un'onda quindi sinusoidale con un'ampiezza di 200 mV, e in ingresso vediamo circa 400 mV picco picco. In uscita abbiamo misurato circa 1,10 volt, questo viola. Tenete conto che è tutto montato su una breadboard, quindi con fili lunghi e qualche capacità parassita, quindi non è il massimo per le alte frequenze. Un PCB con collegamenti più corti a un buon montaggio, le prestazioni possono migliorare ancora di molto. Questo è già ottimo per capire come funziona il Cascode e vedere con l'oscilloscopio che davvero il segnale in uscita viene amplificato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e se volete potete scrivermi nei commenti se volete altri esperimenti. E niente, per questo è tutto, ci vediamo alla prossima.